Belle, ma è la stessa cosa anche per me, eh. Cioè, io adesso scendo e mi faccio 2 settimane di isolamento in un monolocale a Roma, identico, senza vedere nessuno. E quindi ti capisco, cioè, sono curioso di vedere quanto ne uscirò sano di mente. Comunque sono appena passato dopo Bologna e al casello di Parma, zero controlli e zero controlli ovunque proprio. Queste sono ancora verdi verdi. Io, a parte che sto sbellando perché non ce la cavo più a ascoltare i discorsi qualunquisti dei miei colleghi, cioè, sono uscito dallo spogliatoio incazzatissimo prima. No, perché bisogna chiudere. Ragazzi, cioè, cioè, io per primo, tutti noi abbiamo fatto niente, abbiamo mal cagato la cosa fino all'altro giorno, cioè, adesso non è che uno si sveglia da un giorno all'altro così. Sì, dai, vado a fare un giro in bici. Devo fare la Sì, gin, sì. la doccia e la cena. Ciao, ciao. Buona serata. Allora Giorgia, il discorso è questo, ci vuole della cognizione, in questo momento qua bisogna evitare nella maniera più assoluta gli spostamenti e le robe che non servono. Purtroppo è così, è una situazione estremamente critica in cui se i contagi aumentano collassa la sanità. Perché la Barbara adesso da oggi incomincia a lavorare, a curare quelli col coronavirus? Perché praticamente ci sono stati troppi contagi e la terapia intensiva e il reparto dove venivano curati non hanno più posti e quindi svuotano il reparto della Barbara, quelli che avevano loro disposti in altre parti e loro si beccano quelli col coronavirus nuovi che arrivano. Io finché non finisce questa storia qua, che non so quando finirà, ma secondo me si tratta di mesi, la Barbara non posso più vederla. Leo. Glielo faccio pesare tutte le volte. Adelina. Io la volevo chiamare Mina perché rompeva il cazzo. Adelina è morta! No. E io tipo gli scoppia ridere. Sono stato a casa dell'Ali, stiamo attualmente convivendo a casa sua perché ha avuto dei problemi di salute, si è beccata il virus ovviamente e non è semplice perché lei ha un monolocale e stare in due in uno spazio così piccolo alla fine dei conti ha tagliato fuori un po' tutti. Oh, ma io sono confusa, cioè adesso ho letto una notizia di un 17enne che è stato denunciato perché andava a trovare l'amorosa. Comunque, la cosa più importante è capire che se loro non escono di casa da un mese, qualcuno è entrato e io non so chi sia quel qualcuno, però ho iniziato a fare due conti su chi è quel qualcuno. Avendo tutte le sedi in Irlanda, gestendo tutta la cosa dall'Irlanda, non si sta rendendo conto di questa situazione qua e è in completo caos. E quindi cioè, non so come mi pagheranno, se mi metteranno in ferie, non so proprio cosa succederà. La cosa certa è che se lo faccio mi becco cioè, delle buste paga ridicole, ma veramente. Meno male che ho messo da parte un po' di soldi e non ho fatto spese pazze. Uffa. Comunque io non so che cosa farò nelle prossime ore, se tornerò a Parma o rimarrò qua a Roma, anche perché, boh, cioè, non so se è peggio passare la quarantena in un monolocale senza lavorare o passarla coi miei. Io invece ho la febbre da giovedì, ora sta un po' passando, ma secondo me mi sta risalendo, e quindi forse è coronavirus, ma non lo so. Cioè, non è che sono chiuso in casa, sono chiuso in camera, perché non voglio neanche attaccarle ai miei, esco solo per andare in bagno, tipo. È mille volte meglio lavarsi le mani o igienizzarsele con la mucchina perché tu una volta che lo fai non hai più i germi, invece con i guanti c'è sopra il virus e tutto quello che tocchi lo spargi. Però se vai a fare spesa vuol dire che ogni articolo che prendi ti devi igienizzare le mani.
Oh, però che cazzo fai? Rischi? Cioè, metti che succede qualcosa, oltre boh, alla responsabilità morale, metti che salta fuori e te la menano, diventa anche magari una storia pesa. E il discorso è questo, cioè nel senso, lasciamo perdere il discorso che mi sono mangiato le ferie. Io se la rischio c'è il penale se mi sgamano. E poi appunto c'è tutto un discorso anche morale che anche per rispetto nei confronti dei colleghi. Io sto bene, però non si può mai sapere. Cioè questo qua è il discorso. Ci siamo quasi. Io sono veramente in conflitto, cioè mi sento una merda, però dall'altra parte voglio dire, ste bambine non escono da quel cancello dal 24 febbraio, ragazzi, dal 24 febbraio. Anche nei prossimi mesi ci aspetta una sfida molto complessa e mi rendo conto che molti di voi, dopo varie settimane di rinunce, di privazioni, vorrebbero un definitivo allentamento delle misure, delle restrizioni, delle varie raccomandazioni. Possiamo quindi anche reagire negativamente in questa fase. Potremmo affidarci al risentimento, perché no, alla rabbia, a ricercare un colpevole. Potremmo prendercela con chiunque ci capiti a tiro, con i familiari, con l'Europa, con il governo, con i politici, con le regioni, con la stampa. Non mancano le occasioni e non manca l'elenco. Oppure invece possiamo operare un'altra scelta, scacciare via rabbia, risentimento, pensare a cosa ciascuno di noi può fare per risollevare questa nostra comunità, per consentire una più rapida ripresa. Dipende da noi, dal compito che ciascuno di noi si sentirà di svolgere, ciascuno di noi, tutti indistintamente. E la gente rimase a casa, e lesse libri e ascoltò, e si riposò e fece esercizi, e fece arte e giocò, e imparò nuovi modi di essere e si fermò, e ascoltò più in profondità. Qualcuno meditava, qualcuno pregava, qualcuno ballava, qualcuno incontrò la propria ombra, e la gente cominciò a pensare in modo differente, e la gente guarì. E nell'assenza di gente che viveva in modi ignoranti, pericolosi, senza senso e senza cuore, anche la terra cominciò a guarire. E quando il pericolo finì e la gente si ritrovò, si addolorarono per i morti e fecero nuove scelte e sognarono nuove visioni e crearono nuovi modi di vivere e guarirono completamente la terra, così come erano guariti loro.